Bene, abbiamo iniziato. Ciao Elena, Antonella, la nostra amica di oggi. Ciao. Conto 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1. La vedo. Come la vedi? È lei ed è, la vedo che sta girando per strada in una piazza e è come se avesse fatto dei piccoli vademecum, no? Dei Mhm. foglietti scritti a computer con delle frasi, 6-7 frasi. E la vedo in questa piazza che ferma le persone e gli dà questi vademecum. Ehm, Scusate. La cosa particolare è che anche se loro magari dicono, cioè è come se lei andasse avanti sulla sua strada nonostante la reazione della persona non sia quello che lei si aspetta, no? Quindi magari le persone dicono no, no, non mi interessa, ma lei va avanti come se questo fosse intanto interessato e alla fine questo foglietto arriva nelle mani delle persone anche se loro non vogliono. Quindi riesce a creare questa realtà dove lei gli dà in mano questi foglietti. Ok, ti dà l'autorizzazione. Sì, sì, sì. Ma questa è un'immagine Ah, simbolica? Sì, dimmi. sì, sì, è come se lei fosse presente, quello che ho visto adesso, come se lei fosse, cioè sono tutti sempre presenti in eterico, ma è come se lei da lì adesso in eterico fosse, sai come quando vieni tu nella sessione, no? Dentro e fai delle cose? Mm? Ecco, lei sta facendo delle cose, nel senso che mi dice: vieni a vedere che nella piazza dopo ci sono tutte le mie interferenze, per esempio, adesso mi ha Andiamo. detto, no? Eh. Facciamo questo tour guidato. Tour Mm. Antonella. Antonella con il suo braccio alzato, la sua bandierina, no? E noi che la seguiamo. Con Esatto, le telecamere e i microfoni. Tu vuoi fare la tecnica il tecnico del suono o la cameraman? cameraman. Perché così viene il crampo a me, no? A tenere quel bastone lì così. Ah, ecco, è pure diplomata in perito turistico, vedi Ah, tu. vedi? Eh, Ma noi non ci stupiamo più. no, Voi sì, infatti, ma noi non ci stupiamo più. no. Andiamo. Dov'è che si trovano le sue interferenze? Direi, allora, siamo in una città tipo Berlino. Perché vedo, non sono mai stata a Berlino, ma so che c'è questa piazza enorme con questo grande colonnato Mhm. davanti, quindi vedo questa grossa piazza con questo colonnato davanti. Che succede qua? Allora, è come se ci fossero le sue interferenze, in questo momento sono tipo frizzate, no? Imbalsamate, sembrerebbero quasi imbalsamate. Mhm. E sono tra le colonne del colonnato? No, sono in mezzo alla piazza davanti. Le colonne sono in fondo e questo sono più o meno in mezzo alla piazza, fanno tipo un semicerchio e Mhm. sono ognuna su un piedistallo, no? Di pietra. Vediamole tutte, passiamole in rassegna. Sì, allora c'è tipo un drago, poi c'è
Shiva, no? Quello con tutte le tante braccia è Mhm, Shiva. mhm. Poi c'è una mantide e un leonide. Drago, Shiva, Mantide, Leonide. Sì, Le due entità mentali. c'è una spruzzata di EDL anche. Sì, sto cercando di cercare di descriverli come è come se fossero anche loro delle statue, ma sono immobili nel nulla, senza essere appoggiati a niente. Ce ne sono tre tra le entità mentali e le entità eteriche, come se facessero un triangolo nel nulla. Sono tre palline, qui le vedo nere. Entità mentali. Una di livello 2 e una è di livello 5. Mhm. Con che compiti? Allora, la 5 è come se, allora vedo ehm, Antonella che potrebbe volare, no? Lei parte come se volasse per andare verso il suo obiettivo. È come se dall'altra parte, di fronte a lei, questa entità mentale lanciasse delle... eh, come La se Ami? No. no, no, è come se lanciasse delle corde con in fondo una estremità, una punta, che le passano sopra, poi si impiantano praticamente Mhm, dietro ad Antonella, ma è come se la tirassero indietro. mhm. Quindi in eterico vedo che tutte le volte c'è questa cosa. Che la trattiene. Sì, nella sua mente può essere anche come se vedesse, cioè appena fa un passo è come se sotto vedesse il burrone. Mm. Ecco, quindi ehm, cioè con la mente lei farebbe l'impossibile, cioè qualsiasi cosa senza problemi. È come se c'è sempre qualcosa che le crea il burrone davanti, ecco. E più che la paura è proprio come se venisse creato un ostacolo che fa sì che la terra sotto i piedi non ci sia più davanti a lei, quindi si deve fermare per forza. E la 5? Questa è la Ah, 5 è scusa. questa qua. E la 2? Mm. La 2, allora, in eterico è come se con i pensieri che le manda la 2, è come se la facessero sempre girare in cerchio, quindi che non la fanno mai arrivare alla fine del pensiero, del filo logico. Ma Quindi mm, questo vale anche per, adesso le analizziamo, quelle cose che ha provato, Reiki, Wicca, eccetera. quello lo vedo molto sulla 5, sì. Cioè la trattiene dall'andare avanti. Sì, 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 facendogli tipo, è come se la facesse sempre girare. Allora, la 5 proprio la trattiene ad andare avanti in maniera molto concreta, Netta. no? Mm, Esatto. La 2 è come se la facesse sempre tornare all'inizio del pensiero, mhm. del filo logico, no? Quindi non riesce mai ad arrivare alla fine. Vabbè. Impianti. C'è una specie di piramide piccola, circolare, a testa in giù, diciamo, punta in giù, sulla Co- pineale. cono. Sì, un cono, ecco, Mm, piccolo, sulla pineale, con la punta in giù. a puntina. Sì. Poi? Poi ci sono degli impianti eterici, uno sul plesso solare,
uno sopra l'utero, sopra però, non dentro ma sopra, e 2 nelle ginocchia. Va bene, iniziamo un po' con l'analisi. Allora, Antonella è una curiosona e le ha fatte tutte. Ce l'ho tutte, diceva uno. Reiki. Vediamo per ognuna di queste discipline Mhm. se ha portato a casa qualcosa di buono, qualcosa di cattivo, se questo qualcosa di cattivo o di buono ce l'ha ancora o se n'è andato. Ok. Allora, Reiki, mm, allora in quel periodo, mentre lo faceva, durante l'istituto, mentre lo faceva lei o lei lo faceva agli altri, le hanno portato via un sacco di energia mentre lo faceva. Mm. La mantide che la interferisce, diciamo che ha sempre approfittato in generale di tutte le cose che lei ha fatto. Quindi mm, tra l'inizio e la fine delle cose che faceva, ehm, è come se registrasse un certo livello di vibrazioni basse e facesse delle cose per far sì che Antonella rimanesse sempre con quella vibrazione bassa lì. Quindi mentre imparava a fare qualcosa, Mhm. la mantide faceva faceva in modo che lei le faceva fare delle cose in maniera tale che abbassasse sempre le vibrazioni a quel livello lì. È come se ne approfittasse di un meccanismo che Antonella riconosceva Mhm. e la mantide lo attivava in maniera tale che le vibrazioni si abbassassero. Ecco. Il trattamento. Sì, sì. Vabbè. Angeli. Intanto li chiamiamo, quelli con cui lei ha avuto a che fare. Sì, allora gli angeli, se ne sono arrivati 2 che erano collegati a 3 EDL, uno dentro e gli altri 2 era uno per ogni angelo. Altri, non questi. Altri, non questi qua, no, no. Mhm. Chiama anche gli altri 3 DL. Mhm. Quindi due angeli, cos'è? Elohim. Sì, Sì, sì. sì, sì. Sì, allora, vedo che usano delle frasi ad hoc, direi, per la persona. Ok, quindi come diciamo collegamento tra gli angeli, tra questi Elohim e la persona, ci sono gli EDL che mm, praticamente portano una frase all'interno della testa con delle parole ben precise che attivano dei meccanismi elettrici che attivano proprio un'attivazione nel corpo, quindi delle vibrazioni particolari di dipendenza. È come se riuscissero a attivare dei meccanismi per cui poi la persona con quel pensiero attiva sempre quella vibrazione lì. Mm. Ed è come se, quello che vedo è come se quando non è in questo meccanismo, è come se ne sentisse la mancanza, quindi poi con la mancanza attiva di nuovo il meccanismo. Ecco. Vabbè, tutta la tecnica degli angeli è anche Mm. abbastanza. Io vorrei fare un esperimento, creiamo un'uomo energia e gli facciamo abbracciare gli EDL, vediamo se li abbraccia o se c'è bisogno di crearne uno ad hoc per Ah. questi esseri incorporei. Li, li prende tra le mani. Allora fa così, E quelli non scappano. non possono. Perché? Non possono perché è come se
È come se l'uomo energia, è come se calamitasse le vibrazioni basse delle interferenze, anche le altre che scappano, ma scappano, è come, cioè scappano per poco, perché poi la distanza si accorcia sempre di più, man mano che, cioè la scena che vedo io è man mano che l'uomo energia corre, intanto è come se avesse un magnete che tira indietro le entità, quindi alla Mhm. fine la distanza è sempre più piccola. E loro È, un- mm. vengono proprio attirate in mezzo alle due mani. È come fare una gara di velocità tra una Lamborghini Murcielago e un triciclo con le ruote sgonfie. Mhm. Cioè, comunque non c'è proprio paragone, nel senso c'è una velocità, c'è una potenza, c'è una che a confronto con queste entità, qualunque esse siano, non ha. Ok. No, no, no. Quindi li ha presi tutti e tre, questi che erano del passato, tra le Mhm. mani e che è successo? E praticamente lì, man mano che lui avvicina le sue due mani, la loro energia sparisce sempre di più. Ok, e dove va? Proprio sparisce. Perché Quindi l'energia non si distrugge, si dissolve. si scompongono Sì. e non si possono ricomporre appena uomo energia se ne va. Non per, allora, non per Antonella. È come se per Antonella no. No, per Antonella non si possono più ricomporre quelli, gli stessi. È come se quello che facciamo nel campo ora, che stiamo facendo per Antonella, insieme ad Antonella, ehm, è un'informazione che viene acquisita come consapevolezza e quindi quell'interferenza lì non può più essere creata nel campo di Antonella. Ok. Elohim, abbraccio. Si frizzano e iniziano a friggere proprio. Ma quindi sono delle entità questi angeli, No, questi sono mezza, Elohim. metà e metà. Quindi si fermano come se prendessero la scossa. Metà e metà vuol dire che hanno un corpo fisico? Una parte, sì. Dove? È come Dove se vivono? avessero sopra una maschera, un vestito di carnevale da angeli. Ma sotto vedo tipo delle sembianze umanoidi. Ok, dove vivono? Secondo universo su una specie di allora, una specie di come posso dire eh, si può dire pianeta anche se non è rotondo, nel senso non è la solita forma rotonda del pianeta, ma è come se fosse un piano, mm, come se fosse un piatto, è presente, un po' concavo. Una ciotola. Mm. Sì, non così alto, ma proprio come un piatto, no? No. Mhm. Ehm, Quindi il secondo universo, quindi sono sì, i mezzi demoni. Alla faccia, gli angeli sono dei demoni, angeli sì, demoni. mhm, Dan sì. Brown. Vabbè, abbraccio, ok, Cioè, si distruggono, va bene. Bene. Wicca, molto interessante, l'avevo già analizzata in un passato lontano. Nuova religione pagana, riti. mm, Antonella fa i primi due livelli, poi per passare al successivo deve entrare a far parte di una coven, cioè di un gruppo di persone che si aiutano, che si sfidano, boh, no? Che fanno del. Vabbè, vabbè, insomma, la coven. Antonella ride, che ne so io. Ok, l'insegnante ha una PS? no, Ale. Elena, al- così fai un salto verso l'alto, guarda tutta la gente che c'è sulla Terra e dimmi così d'emblée quanti non hanno la PS.
non hanno, quindi gli altri ce l'hanno. Mm. Degli umani, non ci interessano i cloni, i No, infatti. robot, i sosia, i cloni, ste robe qui, quindi tutti No, quelli umani, sì, sì, certo, con un corpo umano. 25 milioni. non hanno, Mm. quindi una percentuale minuscola. Sì, è come se però ce ne sono alcuni che hanno... Questi non ce l'hanno proprio, neanche l'ombra mai vista. Non so come Quindi dire. siamo 9 miliardi, mi sembra che 90 Mm, milioni sarebbe l'1%, mm. 25, 0,2. 0,2, 0,3, Ce sì. l'hanno quasi tutti. Ce n'è una parte che è come se avessero, non so come descrivertelo, è talmente addormentata che riescono a usare il corpo con la PS che lavora pochissimo, Mm. Però senza 25 milioni. senza i 25 milioni, senza solo 25 milioni, sì. Aspetta. 2,7. Vale. Sì, infatti più o meno il 3%. Mm. Mi sembra strano però. Vabbè. Sì, perché- Ok. appaiono simili, cioè quello che vedo io è che quelli con la PS praticamente che non agisce, Mm. cioè è come se fosse in un angolo, non riesce a agire, non so come dire, è proprio non consapevolezza proprio bassissima che non riesce a muoversi e quindi sono riusciti a impossessarsi del corpo, tra virgolette, ma la differenza non si vede con Mhm. con i 25 milioni. Cioè, 0,27%, mi mm, correggo. Ok. Nella Coven in cui doveva entrare Antonella, chi aveva la PS in percentuale? Chi non l'aveva la PS in percentuale? allora, che non l'aveva proprio solo l'insegnante, non so come si chiama, L'insegnante, quel sì. più- quello più in alto. Mm. Gli altri l'avevano. Allora, gli altri l'avevano, sì, tutti interferiti. C'è un gruppetto di tre appena sotto che fanno parte di quelli che ti ho detto che ce l'hanno, ma praticamente non, come se non ce l'avessero. E vedo che nel funzionamento della Wicca c'è sempre una cosa così, quelli più in alto o non ce l'hanno o hanno la PS che praticamente non funziona. La Wicca in generale è interferita? Sì, anche chi è più in basso, Quali entrando in entità? questo, Chiamiamole. Sì, dimmi, dimmi. anche chi è più in basso, appena entrano in contatto con queste energie vengono interferiti e i riti e le cose che gli insegnano e che gli fanno fare servono proprio per, direi, come scopo proprio far sì che la PS funzioni sempre meno e finché poi diventa piccolissimo. Non possono eliminarla dal corpo, questo non sono ancora riusciti a farlo, quindi quelli che non ce l'hanno non ce l'hanno mai. Ah, quindi un secondo universo. È roba di Sì, secondo universo questa. Quindi è la faccia di madre natura, mettiamoci il muschio nei capelli, andiamo nella natura, facciamo alla faccia, i cristalli, l'acqua, il fuoco, gli no, appunto, elementi. Qua si no, parla di no, secondo proprio. universo, cioè demoni, Sì, 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 di sono riti proprio sì. una struttura della creazione che è antiumana, Esatto, è detta proprio... proprio paro paro, così. Mm, 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 mm. Tutto quello che è umano è anima, tutto quello che è anima è per forza nel primo universo, nel secondo non ci va. Mm, 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 mm. Quali sia l'origine del secondo universo, che è stata una prova, che cazzo ne se ne frega? Non ce ne frega niente. La Wicca si rifà al secondo universo, quindi che ci siano rettiliani, sono rettiliani no, sono demoni.
No, sono demoni, sì, Chi è il sì. capo? Chi è quello che batte forte le manine, contento e felice, quando qualcuno in una coven della religione neopagana Wicca fa qualcosa di figo per loro? Allora, quello che mi è arrivato, così anche come nome, è Ra. Ah, ma va, Ra, chiamalo Ra. Mhm. Cra, cra, ra, ra. Come si presenta? Cioè, quello egizio, è il dio del Mhm. sole. Sì, Dio del Sole. Mm. Uomo energia Allora, anche per lui. si nasconde la faccia da un sole proprio, come tiene in mano tipo, sai, tipo le maschere di Venezia, e Mhm. invece che la maschera c'ha il sole. È nel secondo universo. Sì, sì, Creiamo uno di uomo energia da secondo universo, quello azzurrino, sì, quello azzurro. e mandiamo subito a togliergli il sole dalle mani e abbracciarsi il sole di Ra. Sembriamo pazzi, ma funzionano queste cose Mm. comunque. Descrivicelo un po', uomo energia. Allora, ehm, tipo l'omino Michelin. Ma è buffo? Eh sì, cammina tutto così, è tutto ciccio, rotondo, e cammina tutto storto perché è tutto ciccio, però è tutto allegro, c'è questo sorriso proprio genuino, no? Proprio, che qualsiasi, cioè, lui abbraccia, prende E, tutto, come se... e Ra che fa? Ma in questo caso Ra è attratto, come dire, calamitato da Mm, uomo energia. mhm. Sì, ha questa vibrazione che vibra, cioè è creato apposta per il secondo universo, quindi vibra per calamitare le interferenze del secondo universo. Che succede? Allora, parte questa, come se partissero delle scosse fortissime in Ra, ok? E pian piano dal bordo vedo che pian piano si dissolve il bordo, no? Il contorno, pian piano si dissolve, cade tutto. E pian piano fa un mucchietto sotto. Va bene. Chissà come sono contenti i Wiccan adesso, che il loro papino non c'è più. Almeno non c'è più per Antonella. Mm. Va bene. Chiamiamo tutte quelle entità, se ci sono, che sono intervenute o che l'hanno interferita o la stanno interferendo durante la parentesi sciamanesimo e Oponopono, tutto insieme. E via. L'hai vista, Antonella, la sessione Oponopono? Sì. Forse sì. Ah, nuova, eh? È un nuovo corso. O Allora, no, un nuovo corso. Ok, vai, vai, dimmi. allora, sciamanesimo. Allora, se uno è centratissimo, eh, quindi utilizza, direi, il suo cervello, tipo vedo, mm, vado a vedere, no, alcune vite passate di alcune persone dove erano sciamani, ma lì era proprio loro, era la loro energia perché riuscivano ad utilizzare il cervello con una percentuale molto alta e quindi erano molto centrati e non venivano interferiti. Quindi la parte, diciamo, lo sciamanesimo in sé ehm, è una cosa molto buona perché è proprio utilizzare le proprie vibrazioni ehm, insieme alle vibrazioni della terra, della natura, degli animali, di tutto, ok? Degli elementi. Mhm. Il problema è che se non sei centrato, quindi direi chiunque faccia dal corso base a poco, c'è anche quelli sopra, no? Bisogna avere un utilizzo del cervello molto alto per essere centrati mentre si fa sciamanesimo. Quindi i livelli bassi e quelli appena sopra aprono dei campi energetici molto potenti e le interferenze arrivano proprio manetta, vedo uomini, soprattutto uomini del tempo.
In questo caso sono arrivati uomini del tempo. Sì, non ce l'ha più, però l'hanno interferita 8-10 anni, più o meno vedo che è stato Vabbè. sì. Vibrazione. 28 miliardi, Consapevolezza. 186, PSPE. 39, 61. 39. Ma Mm. vite precedenti. 1273. Bello. Mm. Stai controllando. Cosa? Il cervello. Ah, scusa, ho Ah, capito no. bello. Ah, ok. Pensavo Pensavo stessi stessi tossendo. controllando il valore. Ok. 9,8. Va bene. Voce nel 98 le dice di lasciare l'ex di allora, di cui non ci frega più di tanto, a meno che me lo dirai tu. Di chi è questa voce? Le ha fatto molta impressione, l'hanno portata da medici e preti, perché non andava via, fino a che lei l'ha lasciato e a quel punto la voce se n'è andata. Mm. Beh, io ho visto già prima, era un uomo del tempo. Eh, mm. Quindi era una persona importante questo? Sì, non era la fiamma, ma era un'anima affine. Perché era così importante, tanto da quasi farla impazzire, farla lasciare? Immagino che fossi ragazza, no? Cioè, no? Nel 98 eri ragazza, Mhm. Sì, facendo il calcolo. 30 anni, sì. una trentina d'anni. Vabbè, comunque era anche una bella un'età importante. Poteva essere una Infatti. storia importante. Perché? Mm. Chi ha inventato l'uomo del tempo? Prepariamo già un uomo energia pronto per lui, che è fermo, però, per Mhm. ringraziarlo del suo valore. Ci ha operato. Allora, è l'unica cosa che... Allora, vedo che Antonella aveva preso tutte le vie ideali per fare una botta di evoluzione incredibile in questa vita. Quindi il fatto che lei abbia sempre ricercato, no? Lei è molto curiosa e abbia sempre ricercato anche, non si è mai tirata indietro a livello personale per cercare di lavorare su di sé, accrescere la sua consapevolezza, evoluzione e se lei avesse continuato con questo uomo sarebbe poi arrivata anche a incontrare la fiamma. Allora, con questo uomo era un'anima affine, livello, cos'è il 5, quello prima della fiamma, no? Mhm. Mm. E poi avrebbe incontrato anche la fiamma e l'hanno proprio bloccato, sono riusciti proprio a bloccare, cioè sono proprio accaniti con Antonella, nel senso doveva stare ferma, non l'hanno mollata un istante, questi uomini del tempo. Quello era uno, poi ce ne sono stati altri. Chiamali tutti. Chiama anche la fiamma e quella anima fine là. Mhm. La fiamma, domanda delle domande, è la stessa? È sempre stata la stessa per Antonella? No. Mm. Attenzione, Mm, 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 mm. battaglione. Prima era molto più vicina, Cioè era diversa? sì, da quella di adesso, Questo sì. intendo. Sì, sì, non è la Cosa vuol stessa. dire vicina? Era sua città. Prima la fiamma è stata una persona che lei ha conosciuto, che però è strano, perché non era fiamma. Allora, se lei avesse continuato con l'anima affine, Mhm. dopo 5, 3, 5, 7 anni avrebbe conosciuto la fiamma, che però è diventata fiamma, cioè era fiamma lì. Allora, come posso dirti? È come, è, è come se la PS, allora,
è nata, cioè è nata Antonella con la PS, no? È come se la PS avesse deciso, se riesco a fare in 8 anni un certo percorso di consapevolezza, allora poi ci sarà la fiamma, ci sarà l'anima affine e la fiamma. Quindi se poi riesco a fare quel percorso lì, conosco la fiamma e mi metto con quella fiamma. Ma, Gino, mm, così ci capiamo, Gino. ecco, Gino. Ma quel percorso lì invece è stato interrotto, quindi poi la Ok, fiamma non era più Gino, è diventato vero. Piero, Piero che adesso è in Liguria. Beh, non sei così lontano, dai, dai Antonella, la volevi sotto casa. Ma quindi la teoria dei multiversi che si intersecano e cambiano questo discorso della fiamma è valido, però Mm. Gino lei non l'ha conosciuto. Questa è una cosa molto importante, No, no, l'avrebbe no? conosciuto, no, non l'ha conosciuto, Se in l'avrebbe quel caso, solo se. se l'avesse, cioè, domanda, Mm, da quello che tu vedi, da perché quello che ovviamente vedo. questa non è una scienza, noi stiamo lavorando, stiamo indagando, stiamo cercando di Se. capire. Se nel questo caso Antonella l'avesse incontrato Gino anche solo al bar, Mhm. magari per sbaglio, senza fare il percorso prima, l'anima fine e poi la fiamma, l'avesse visto, avesse detto, cavoli, ma questo qui chi è? Sarebbe arrivato Piero? Sì o no? Cioè, se due fiamme si vedono, si conoscono anche solo banalmente con un social, sanno nome e cognome, Mhm. non si vedono dal vivo per forza, si vedono, magari non si riconoscono, ma si sono viste. Mhm. È bloccata, il cambio è bloccato o no? Sì, allora, se lei l'avesse incontrato nel periodo in cui la PS ha detto questa è la mia anima affine e quella è la mia fiamma, anche se lei l'avesse incontrato prima di quello che la PS aveva deciso, si sarebbero agganciati, perché in quel momento lì la fiamma era, che è Gino, abbiamo detto, Mhm, ecco, no? Sono mhm. riuscita a spiegarmi? Scusa un attimo, eh. Boh. Ok, quindi è un no. Sì, nel Se senso, si riconoscono, sono se- bloccati, di s- fatto lì. no, sì, 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 sono bloccati, però si agganciano, cioè, Sì, so, chiaro. ecco, In questo caso Antonella non ha conosciuto nessuno, né il no, primo né il non l'ha proprio secondo, visto. quindi non si è agganciata proprio a nulla, anzi potrebbe anche essere un terzo, volendo. Se, se, Se lei se lei avesse delle entro tot, condizioni, esatto, non incontra Piero, potrebbe diventare, che ne so, Christian in Danimarca. chiedi alla tua PS o alla mia come si chiama, come possiamo chiamare questa teoria che prevede la questione multiversi. Ti dico cosa è venuto? Mm. Alla ricerca del tesoro. Mm-mm. Ok, alla ricerca del tesoro è questa nostra teoria in base alla quale ne discutevo con te, ne ho discusso con Monica, in base alla quale siamo immersi in linee temporali, multiversi che contengono universi che possono essere suddivisi, non necessariamente, ma possono essere suddivisi in linee temporali. Quindi la creazione non è lineare come noi pensiamo, noi siamo sempre portati a pensare andiamo da qui a lì. No, andiamo da qui a lì, ma ci sono mille intersezioni, autostrade, ponti alti, autostrade che si intersecano. Mhm. E questi multiversi, questi palloni che contengono tanti universi, pallini, possono intersecarsi, influenzarsi, staccarsene un pezzo da uno, andare nell'altro e l'altro gliene dà un altro pezzo. Quindi in qualche modo se la regola del riconoscersi delle fiamme non viene
esaudita, la fiamma può cambiare. Mm. Può essere Gino e poi può essere Piero, nell'arco della stessa vita di Antonella. Questo significa che se lavorate con noi e salta fuori che la fiamma è eschimese e non ha per esempio le condizioni di età, sesso e che ne so, appunto lingua e distanza valide per, questa condizione può cambiare in base al intento. Sì. La Quindi, consapevolezza della, del, mm, della comunicazione con la propria PS, quindi più cioè in quel momento più si è centrati verso la PS e più si crea quello che è meglio per se stessi e per la propria PS. Magari prima si è meno consapevoli e la PS vuole fare con la poca consapevolezza della persona un'esperienza con un'altra fiamma. Cioè, ecco, dipende, Mhm, no? Mm. mhm. Questa è una cosa, è un gran regalo secondo me, è una cosa importantissima. Tutto dipende sempre, come sempre, come sempre, come sempre da noi. Mm. Sì, Sempre, sempre, sempre. assolutamente. L'unica fregatura è aver conosciuto già la fiamma, per esempio Cinivaccata. Ecco, quella è un po' una Eh, fregatura. mm, Perché l'hai già conosciuta ed è Cinivaccata. mm, Quindi quella è proprio una fregatura, mi spiace dirlo. Però, per esempio, in passato abbiamo avuto una cliente che ci ha chiesto di controllare un aborto che ha avuto in passato, tra l'altro voluto, e avevamo scoperto che quell'anima che stava per nascere era la fiamma, quindi mm. lei avrebbe avuto il figlio fiamma, però non l'ha conosciuto di fatto, no? Quindi di fatto, secondo me, almeno, potrebbe esserci ancora la potenzialità di questa cosa. Mm. Va bene. Secondo me è molto più affascinante di tutto quello che dicono nella Wicca, tutto questo, ma da un punto di vista. Hitler, visualizzazioni, una grande tendenza a visualizzare e suscettibilità ipnotica. Mm. Rapidamente Hitler, uomo in croce che trasporta la croce, sembrava Gesù, l'archetipo Gesù, la favola di Gesù, e bimba, lei che da bimba viene portata da un padre che non è il suo, ovviamente, in un teatro, mi sembra, e offerta da quel padre lì per le gioie e il divertimento degli amici altolocati del padre. 3 visualizzazioni. Hitler. Mhm. Se lo vedi, perché Mhm. Sì, ci spenderei tanto tempo. Ogni che volta non che è c'è lei, Hitler, mi non è lei, annoio ma è come totalmente. se lei si fosse messa nei panni di... Cioè in tutte e tre le vite, visualizzazioni, scusa, è come se lei si fosse messa nei panni di... Ok, quindi al posto di... Per vedere cosa... è come se lei volesse sapere cos'è che li ha portati a fare queste cose. Recitando loro. Perché? È come Era se la sua presente PS... È in come se la questo, sua... Mm? era presente in questi periodi storici. Che arriva il tuo amico. Ehm, sì, 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 era presente, assolutamente sì, ma è come se, conoscendo quei periodi, cioè, allora io vedo che lei ha vissuto lì proprio eh, vicino a Hitler dove era in quel momento lì, quindi cioè in quei giorni lì, lei c'era anche lì, era abbastanza piccola. Mm,
aveva tipo tra i 10 e i 12 anni. Poi anche là, anche quando ha visto quella persona in croce, lei era lì ed era invece lì un uomo. E poi quando era dove c'era il teatro, non era lei la bimba, ma era tipo una sua, era una sua amica, avevano la stessa età e lei sapeva che era successa questa cosa. Quindi è come se lei, sapendo come funzionava in quel periodo lì, avendo vissuto lì, la sua PS volesse fare già l'esperienza per non sprecare tempo, non so come dire. Come se lei riuscisse in qualche maniera, visualizzando e sentendo queste persone, facesse già l'esperienza senza dover fare proprio tutta la vita. Ecco. Arguto. Mm. Sì. Cosa hai imparato dalla visualizzazione con Hitler? Diciamo tutta l'esperienza in sé, ma in una parola? In una parola è come in una parola È difficile, in una parola, ci sono dei sì. periodi della vita. No, la cosa principale che lei ha vissuto e che mi fa vedere è che in quel momento di esaltazione dove tutti lo esultavano, era come se fosse la forza per vivere, e tutto intorno spariva, sentiva solo quella grossa energia, forza per vivere e sopravvivere, perché si sentiva talmente piccolo che si sarebbe lasciato morire. Uomo in croce. Ah, è come se fosse allora, l'unico modo per essere visto, guardato dagli altri era sacrificarsi e avere tutti vicino. Bambina sacrificata, stessa cosa. La bambina sacrificata era voglio essere talmente perfetta per te, papà, che ti faccio fare di me quello che vuoi. Va bene. Ecco. Brevemente la vorrei trattare meglio in un'altra occasione questo tema, kinesiologia. La salva, se vogliamo. Frequenta un corso di una persona che utilizza soprattutto la sollecitazione dei nervi. In sostanza questo percorso con la kinesiologia le dice basta tutto, basta Reiki, basta tutto quello che hai Mm, provato, basta Wicca. Lei smette ed effettivamente le cose cambiano. mm. Fai attenzione a ciò che pensi, perché ciò che pensi cambia il mondo, le dice questa signora. E lei ricorda di aver pensato 25 anni fa, o anche di più, a quanto potrebbe essere utile il cellulare, cioè un telefono nella borsetta. Ha sentito, ha visto, ha capito che in futuro ci sarebbe stato un virus che avrebbe cambiato il mondo, o uno ipotetico virus che avrebbe cambiato il mondo. Che è Mhm. successo? Allora, diciamo che la sua PS è molto in gamba, molto intuisce in tempo, diciamo, per evitare grossi danni ad Antonella, intuisce in tempo quando c'è il pericolo e riesce a sganciarsi prima del pericolo. Allora, la kinesiologia è un metodo per avvicinarsi sempre di più alla propria PS, quindi è chiedere alla PS di far dire al corpo una risposta. Mm, Quindi in sé è proprio centrarsi sempre di più, no? mhm. Perché è tutta la nostra energia. Questa signora qua era un po', la vedo un po' interferita.
nel senso che con Antonella, sempre sti calo di uomini del tempo, vedo quest'uomo del tempo, che è un altro ancora, sono tutti diversi, l'ha agganciata per far sì che lei potesse dire delle cose ad Antonella per fermarla. Ok, quindi a parte la... Allora, come al solito, è un po' come quando una persona va a... come si chiamano? Ah, aspetta, come si chiamano? Quelli che dicono le cose che... Indovini? No, no, no. No. Sì, un po' anche gli indovini. Sì, funziona così, però come... Vabbè, non mi viene la parola. Dimmi, quelli che fanno, che Tipo dicono le cose. canalizzatori. Ma vabbè, sì, Mm. medium, vabbè. Ok, canalizzatore. Sì, Ah, c'è un i altro remote nome. viewer? No, No, vabbè, no. fa niente. Vabbè, c'è un altro nome, ma fa niente. Comunque il concetto è quello, no? È proprio tipo le carte o così. Ti dicono una cosa vera per agganciarti e poi ti dicono quello che ti vogliono dire. Quindi il fatto che le abbiano detto chiudi con tutto perché ti fa male è la cosa vera. Ok? Lei si è Mm? agganciata e va tipo monostrada, no? Quindi solo kinesiologia e a questo punto le ha detto stai attenta a quello che pensi perché può cambiare il mondo. Mm. Direi che non c'è nessuna necessità di stare attenti, nel senso che se uno sa che il tuo pensiero crea, perché non lo devi usare? Una mano dà, una mano toglie. Mm, sì. Questa mano può essere ferro. Questa è un'altra citazione non proprio così erudita. Mm. Infatti Antonella si sta grattando la testa imbarazzata. Tu sai qual è la scena, vero? No, però, nel senso adesso non riesco a collegarla. Mm. Vabbè, diciamo che era Però, un'iniezione, vanno tanto di moda adesso le iniezioni, no? mm. Quindi era un'iniezione della povera sorella. Ah, sì, sì, infatti. Può essere ferro o può essere fata, non mi ricordo più. Mm. Scrivetelo nei commenti. Bene, quindi è stato una manna dal cielo per Sì, Antonella la sì, kinesiologia. assolutamente. È interferita la kinesiologia? Dipende alle persone più che la... No, la kinesiologia in sé no, no, È assolutamente no. un mezzo per comunicare con la PS, Sì, quindi, che un risponde attraverso allenamento, il no? corpo. Esatto, poi dopo si arriva che la PS ti parla direttamente, però come allenamento no, è eccezionale. Ok. Causa esoterico Mm. del prolasso. È l'impianto che ha sopra l'utero, anche se non Bruxi- c'entra niente, però tutta quella fascia lì è la PS che reagisce a questo impianto e è come se spingesse, no, con le sue vibrazioni, come se spingesse tutto intorno sempre, sempre, sempre e il tessuto si lascia un po' Succede. andare. Mm. Bruxismo. Sono le s- è come se vedo che dall'impianto mentale che ha partono tutte delle scosse di notte a, cadenzate ritmicamente Mhm. che si diffondono da lì a tutto il cranio, tutti i denti, tutte le ossa del cranio e dei denti. Si tortura le unghie con le unghie. Allora, quello lì è l'interferenza. L'ultimo che non mi ricordo più cos'è. C'era la mantide Ide. e Felinoide. ecco, che le fa fare, la devono tenere lontana dalla sua PS il più possibile, quindi le fa proprio fare questa roba fisica. Le dita, i pastrelli delle dita sono, c'è anche un metodo kinesiologico che ti fa vedere il sì e il no, solo chiudendo così. Mhm.
Allora, i polpastrelli delle dita sono il contatto e la comunicazione con la PS, quindi loro devono rovinare proprio tutta questa parte, non gliela devono far usare in nessun modo. La punta, il polpastrello Mm. o la punta? Polpastrello, qua, proprio in cima, così. Qua c'è La comunica con punta. la PS, sì. Se uno ha le unghie tagliate, dove ci sarebbe la punta, Sì. cioè l'unghia, insomma. Mm. Va bene. Paura, causa esoterica della grande paura del Cinivac. Beh, è la PS che deve combattere contro tutte queste interferenze, quindi è come cioè, proporzionale, la sua PS è potentissima, quindi più loro interferiscono e cercano di abbassare le vibrazioni, più la PS spinge e alza le vibrazioni. Quindi paura, forte paura, è perché la sua energia di contrastare deve essere molto potente perché le interferenze spingono parecchio. Ok. Ed infine, vabbè, la perdita dell'indipendenza, però, insomma, la causa esoterica è dovuta alla situazione, al periodo. C'è comunque una causa esoterica? La causa, no? Diciamo, no, la causa esoterica non c'è, diciamo il mantenerla in questa negatività, diciamo, di pensiero con le vibrazioni basse per non farla muovere. Quindi lei è in grado perfettamente con la forza della sua PS e con la sua consapevolezza e capacità di reinventarsi. Mhm. Ok, quindi e le interferenze lo sanno e quindi bombardano con questa negatività, questi pensieri Mm. negativi per tenere la vibrazione bassa e tenerla ferma. Italia o estero? Ma io direi prima Italia. Liguria? Eh, io la vedo passare di lì, ma veramente la Vabbè. vedo non solo perché c'è la fiamma, ma potrebbe essere veramente aprirsi, cioè lì potrebbe, diciamo anche con l'incontro con la fiamma, proprio esplodere. Quindi se lei, cioè la vedo che può andare lì, fare delle cose lì e di conseguenza inizia a aprirsi e incontra la fiamma. Ok. Questa è una possibilità. Andiamo al cluster, sì, ma prima chiamiamo il padre disincarnato, apriamo il portale aureo e chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di Antonella. Mhm. Facciamo assistere a questo momento, invitandoli nel cinema anche la madre e il fratello nel cinema. Sorella. Tu non sei da tuo fratello? Fratello e sorella. Fratello, sorella e madre. Nel cinema. Padre disincarnato. Ah no, ma mamma anche non c'è più? Ah, mamma e papà chiamiamo. Però nel cinema è arrivata una signora anziana. Mi viene la suocera del fratello, può essere? No, no. Può essere quella della kinesiologia? Ah, È anziana? Antonella? No, non è anziana. Ha la tua età? c'è una signora anziana, tipo intorno tra gli Ma 85 e i 90. Vabbè. vabbè, sia chi sia, insomma, non siamo in grado adesso di andare a No, no, chiedere. no, 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 infatti, finito. C'è una nonna viva? Antonella? No, 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 viva, viva, viva. Vabbè. Va bene, dai, nel Mm, cinema ci mm, sono questi, chiamiamo i genitori di Antonella. mhm. La mamma la vedo seduta su una sedia legno
È come se rappresentasse tutta la sua vita così, diciamo stazionaria, ferma, mm, nel senso si faceva trascinare dalla vita. La madre. Mm, La subiva. sì, sì, sì. Mm. E il papà invece lo vedo, non so come dire, mi viene la parola abbondante, nel senso era mm, quasi, è raro che vedo un uomo così, però è come se fosse uomo grande mamma, no? Quindi che si spendeva, Big cioè Mama. sì, la sua vita l'ha passata a spendersi per gli altri, si è curato poco di sé, Eh. era molto presente in questo senso, decideva spesso per gli altri più da Generoso, molto. disponibile, Sì, sacrificato. sì, ecco, esatto. Mm. Sì, sì, Antonella farsi con la testa. Ah, Messaggio del padre, messaggio della madre. Con Vic, offerta. ok, dopo la VIC la mamma vuole dire, eh, ero talmente poco consapevole che ho sacrificato anche il mio piacere di essere mamma da quanto ero immobile. Ecco, l'esperienza che ha avuto, che ha imparato è questo. Eh, e vuole dare un abbraccio ad Antonella. Il padre lo vedo che si alleggerisce, quindi che si alleggerisce proprio e sgancia tutti gli agganci che aveva con tutti. Era ancora agganciato a tutti, a questo suo ruolo. E quindi si alleggerisce, quindi è come quasi solo se rimanesse il nucleo di lui, leggero, che può alzarsi e sgancia tutti. Bene. Vai di CDF anche. Mhm. Coraggio, decisione e forza. Piace un sacco questa pillola nuova. Hai visto? Hanno Sì. tutti bisogno di darsi una mossa. Sì. Mhm. Papà accarezza Antonella e le dà un bacio sulla fronte e la ringrazia. È grato per quello che ha fatto adesso per lui. Li Mhm. salutiamo, li mandiamo nel portale Auro e vediamo quanti sono tutti i parenti di Antonella che hanno risposto all'invito. 68. Bene, li salutiamo tutti, chiudiamo il portale Auro e chiediamo ad Antonella cosa vuole fare. Andiamo tutti nel cluster. Tutti chi? Lei. Lei e noi due dietro. Sei che tu. Mhm. Si può già iniziare a creare il suo personale uomo energia che la segue. Mhm. Mhm. Ma non l'abbraccia ancora, non ha il permesso. Dopo. Adesso è meglio fare il lavoro da Mm. soli. Come vedi i contratti? Sono tipo delle scodelle del gelato. Mhm. Mi sa che è golosa di gelati dalle facce che sta facendo. Ah sì. Pistacchio. Vedi? Mm, mm.
Ogni scodella è una vita. Apre il portale, il portale definitivo l'ho aperto già quando è entrata prima. Butta tutto dentro. Ok, Mhm. ad Chiuso. eternum qua. Fatto. Mhm. Diciamo che i contratti, per esempio, che l'hanno spinta a dare retta a quell'uomo del tempo che non le ha fatto incontrare, sono, per esempio, quel tipo di contratti lì sono stati tutti eliminati. Sì. L'effetto è lo stesso, ma la dipendenza non c'è più da questo fatto. Non c'è più. Avatar, vediamo come lo vedi. Diciamo che con la PS di Antonella già si era fermato e c'è l'uomo energia che lo abbraccia da dietro. Non il suo, è un altro. Mhm. Via tutto. Ok. Ad eternum. Messo. Ok. Vediamo se esiste ancora il drago, Shiva, la mantide, il felinoide, i tre di L che ronzavano intorno, entità mentale 2 e 3, 2 e 5. No. Connessioni con le varie esperienze, quindi Ra per la Wicca, e bla bla bla. Angeli, Elohim. No. Ok, impianti? Il conetto sopra la pineale, mi sembra. No. Ok. Alla fine, normalmente, ultimamente facciamo mettere alla persona 5 ad eternum nei 5 corpi fisici, cioè nei 5 corpi, il fisico e i 4 energetici. Otteniamo lo stesso risultato con un abbraccio finale tra Antonella e il suo uomo energia. Mhm. Vediamo se si ottiene lo stesso risultato. Se migliore, peggiore, uguale. Vediamo. Ma l'effetto secondo me è uguale. Tanto Più c'è veloce? nell'uomo, sì, esatto, perché nell'uomo energia possiamo mettere le vibrazioni che vogliamo come nell'ad eternum, no? Però Mm. qua è proprio che lo vedo fondersi insieme a tutti i corpi e quindi la vibrazione che è l'ideale per ogni parte della persona, quindi in questo caso di Antonella, aumenta tutto insieme. Ok, là è come se ogni ad eternum agisce su ogni parte, quindi si diffonde in quella parte lì ognuno 5 e poi dopo si integrano. Quindi direi che è più Benissimo. veloce. Mm. Benissimo. In questa nuova condizione qual è la nuova frequenza? 395 miliardi. Però, nuova consapevolezza. 198. PS, PE. 63,37. Vite. 843. Bene. Cervello. 10,9. Molto bene, cervello. Molto bene. Superare la barriera del 10, sento la mia voce eco, superare la barriera del 10 è sempre un ottimo risultato e siamo quasi all'11.
6.9. Messaggio finale della PS della Pia di Antonella ad Antonella: in virtù di tutto, del cervello, del come muoversi, della vita, dell'azione, della fiamma, del lavoro, del paese, della città, di tutto. Questo non significa che sono consigli, no, di come fa, ma messaggio finale, quindi più generico secondo me meglio è, perché uno le decisioni deve prendersele da solo. Sì, la cosa che mi viene da dire è proprio, diciamo, qualcosa di concreto che può fare per continuare ad allenare la sua PS, che è potentissima, e quindi continuare ad alimentare le sue capacità medianiche, no? Che ha di vedere, di creare, perché questo alla fine è. Quindi la vedo che la PS dice: scrivi veramente i biglietti, poi non è che li devi dare alle persone, ma scrivi, fai tipo dei cartellini, mi viene dei cartoncini bianchi, e scrivi 10 cose che ti vengono per ogni cartellino, e poi finito il cartellino ne prendi un altro, anche più giorni, non è che c'è, proprio con calma, tu scrivi una frase che ti viene, che vuoi creare, una creazione della tua realtà, scrivila nella materia. Primo. Quaderno? Secondo, no, mi fa vedere proprio dei cartoncini bianchi, quadrati, così, ecco. Cioè ognuno a sé, non so. Io la vedo così, poi può fare come meglio le viene. Certo. Mm. E poi un'altra cosa, assolutamente, riprendi la kinesiologia, magari anche più fisica, non so, più. Ci sono tanti modi, nel senso che io ho sperimentato, che funzionano, più che magari quello legato al nervo per ora, che magari è meno, ci vuole una sensibilità più profonda, ma per comunicare direttamente con la tua PS magari fai anche cose più concrete, che può essere o questo delle dita oppure delle braccia, c'è anche le gambe da sdraiare, ce ne sono tanti, anche fisici, quindi mi viene da dire così. Va Mm, bene. mm. Come la vedi? La vedo molto creativa, la vedo molto molto creativa, molto, cioè con queste capacità medianiche la vedo come quasi con le mani crea dei dipinti ovunque. In eterico io la vedo così, le passa le mani e si creano delle cose, dei dipinti. Mm, mm. Ottimo. Vabbè, chiaramente simbolica questa immagine, Sì, no? sì, certo. Va bene. Mm, Abbiamo finito. mhm. Pronto a tornare? Sì.